Eva vede il sangue di Abele scorrere nella bocca di Caino, che lo beve avidamente, mentre il fratello lo supplica di non prenderglielo tutto. Questo drammatico sogno di Eva, tratto dalla vita di Adamo ed Eva, testo apocrifo, può essere visto come simbolico, profetico, ma anche, forse di più, come espressione di un sentimento di paura profonda, quella di una madre, la prima madre in assoluto, che si preoccupa fino ad intravederne le possibili terribili conseguenze della situazione di rivalità fra due fratelli. Buongiorno a tutti amici e amiche del Bar della Psicologia, ben ritrovati in questo episodio tema Sigmund Freud in collaborazione con il team di Alkill. Oggi avremo una puntata speciale perché, come avete visto, siamo partiti già con una citazione letta dal nostro carissimo amico Nicola Camerlengo. Abbiamo già collaborato assieme in altri video e in questo caso mi andrà a dare un grossissimo rinforzo per quanto riguarda una parte legata al Talmud babilonese, ma vedremo dopo che cosa intendo. Avremo la partecipazione di Morte Bianca con noi e per me è un piacere poter fare questa prima grande collaborazione con un professionista, per quanto mi riguarda, così tanto competente, e vi spiegherò bene il perché. Ora, chiaramente vi ho abituato a un certo tipo di video, un'analisi, no, su quelle che sono le opere, e oggi, in questo caso, andiamo a parlare di un'opera importantissima, ovvero l'interpretazione dei sogni di Freud. È un'opera che ho scelto di trattare in quanto risulta essere seminale per il pensiero dell'autore. Pensate anche solo che l'interpretazione dei sogni nella sua prima edizione, che è del 1899, precede Psicopatologia della vita quotidiana, nonostante vi siano delle enormi affinità. L'edizione italiana arriverà soltanto nel 1948, per cui capite che ci sono un sacco di anni di mezzo e soprattutto ci saranno tantissime riedizioni, come ce ne sono state proprio per Psicopatologia. È un libro che è affascinante per la tematica che tratta, ma al contempo ha degli elementi tendenzialmente obsoleti, e proprio per la presenza di questi elementi obsoleti ho deciso di chiamare sia il buon Nicola che il buon Morte Bianca per andare a specificare determinati punti. Ora, l'opera è un'opera che si divide potenzialmente in una parte iniziale legata a tutto quello che è la letteratura presente sul mondo dei sogni e sul sonno a 360 gradi, e solo successivamente passa a quello che è il metodo dell'interpretazione dei sogni, metodo che si accompagna a quello delle libere associazioni ed è molto importante per riuscire a curare quelle che per Freud erano nevrosi. Perché interpretare i sogni? Innanzitutto bisogna dire che la cultura di Freud di origine, o meglio, dobbiamo ripetere perché l'abbiamo già detto, è ebraica. Di conseguenza, da buon pragmatico, Freud si rifà sempre a tutti quelli che sono i suoi strumenti basilari, principali, dai quali attinge per avere delle risposte e delle direzioni. E il Talmud babilonese funge proprio da canovaccio per quanto riguarda l'interpretazione dei sogni. Ecco perché l'intervento di Nicola ci andrà a dare supporto in questo. Infatti, chi interpreta un sogno, a chi l'ha sognato, ha gravi responsabilità nel far prendere coscienza di sentimenti, di impulsi o anche semplicemente di presagi. L'argomento è, per quanto a mia conoscenza, lungi dall'essere esplorato a fondo nei diversi campi e potrebbe dar luogo a molte riflessioni, ad esempio nell'ambito della psicoterapia. Allora, potere magico o acume psicologico dell'interprete? L'avverarsi della predizione, per quanto riguarda i sogni, è dovuto ad un atto di magia, o alla capacità di indurre nei monarchi quello stato d'animo che si esprime poi nei sogni? Ma questo non può non condurci a cercare di fare il punto a proposito delle diverse concezioni del sogno nel mondo ebraico dell'epoca, che ci sono peraltro ben esemplificate ed anche chiaramente espresse in vari passi del Talmud. Prima di tutto va ricordata la concezione tradizionale: il sogno è di origine divina e permette di conoscere qualcosa sul futuro, con tutte le conseguenze pratiche del caso. La seconda si colloca all'estremo opposto: il sogno è qualcosa che non ha realtà né importanza, come detto in un passo del Talmud. I sogni non hanno nessun significato, né in un modo né in un altro. E se posso aprire una parentesi, le vicende semantiche della parola ebraica halom, cioè sogno, con la fortuna del significato fantasia, frottola, soprattutto nel Jewish languages,
Gli idiomi ebraici ci danno la misura di quanto questa concezione sia sempre stata presente. In giudeo-italiano, halom significa praticamente il contrario della realtà, che involontariamente o anche volontariamente si presenta tuttavia come una realtà. Qualcosa di simile si può dire a proposito dello Yiddish Haloimes. Nel Talmud babilonese, Shemuel bar Nachmani ci dice: i sogni non mostrano all'uomo se non i moti profondi del suo animo, concezione che ci stupisce per la sua modernità, quantunque non isolata nel mondo antico, come ad esempio Rava, Abba ben Yosef bar Hama. Da una parte sosteneva che i sogni profetici venissero da un angelo e quelli vani dai demoni. Dall'altra era l'autore della già citata affermazione: l'uomo in sogno non vede altro che i moti del suo cuore. Tale varietà di enunciati non può non ricondurci a sottolineare le caratteristiche del Talmud, come frutto di continua discussione, di contrapposizioni e di posizioni diverse. Ecco, ringraziamo questo primo intervento da parte di Nicola. E capite, no? Il Talmud incontempla già, che il Talmud è un libro sacro, ok? Contempla già la presenza dei sogni come qualcosa da non trascurare. La letteratura dell'epoca, invece, bollava tutto ciò che era il mondo dei sogni come fantasie, cose inezie, cose poco importanti. Infatti tutto il primo capitolo dell'opera si basa proprio su Freud, che cerca di recuperare vari autori, i quali sostengono cose più o meno in linea le une con le altre, più o meno contrastanti. E qui invece entra in gioco lo stupendo Morte Bianca. Ho chiesto a Morte di spiegarmi che cosa siano i sogni per le neuroscienze. Questo per quale motivo? Perché se voi oggi prendete in mano l'interpretazione dei sogni, rischiate di andare incontro a dei muri un po' quasi invalicabili che teoricamente parlando non hanno più una reale rilevanza. E allora ho detto: cerchiamo di evolvere questa chiacchierata, cerchiamo di dargli lo sprint in più. Ci arriveremo all'interpretazione dei sogni, che cosa, come funziona, perché, però bisogna partire per forza dalla base. Lascio la parola a Morte, che ci spiega il sonno e i sogni, come funzionano a livello neurocognitivo, e su questo noi siamo aggiornati, per cui è come se tutto il primo capitolo del libro L'interpretazione dei sogni di Freud potesse essere saltato con questa chiacchierata che ci regala il buon Morte. Gli lascio la parola e ci vediamo tra poco. Per comprendere le neuroscienze dai sogni può essere utile analizzare il funzionamento di un computer, poiché a livello mnemonico l'encefalo umano e un computer standard hanno notevoli somiglianze, pur con le giuste differenze. Nella fattispecie, in un computer noi abbiamo due tipi di memoria: una memoria a rapido accesso pronta per essere utilizzata subito, la RAM, e una memoria stabile archiviata più lenta da ottenere per il richiamo, ma più stabile, la ROM. È importante avere questa differenziazione a mente anche in natura, poiché avere una porzione della memoria specializzata nella velocità ma non nella stabilità permette un processo mnemonico più dinamico e adatto alle situazioni, cosa che l'evoluzione ovviamente premierà ai fini della sopravvivenza. Ora, quindi, quando noi impariamo qualcosa, questo viene anzitutto immagazzinato nella memoria a breve termine, la RAM del cervello umano, dove è disponibile appunto sul breve termine. Se io ora ti recito una poesia, tu potresti ricordare molte parole, ma non ricorderesti mai le parole random di una poesia che un tizio ti ha detto una volta anni fa, eppure per qualche minuto l'hai ricordata. Questa è la memoria a breve termine. Ora, il trasferimento dalla memoria a breve termine a quella a lungo termine è un processo molto importante, e il sogno è la fenomenologia principale che elabora questo trasferimento. Lo sappiamo perché le persone che hanno subito danni alle zone di confine tra parietale e occipitale hanno smesso di sognare e hanno anche problemi di memoria visiva. Le persone con danni relativi alle connessioni tra la zona occipitale e le altre possono sviluppare afantasia. Se io ti chiedo di immaginare una mela nella tua testa, tu cosa vedi? Quanto è dettagliata? Ebbene, a seconda di quanti dettagli puoi immaginare, hai una fantasia, un occhio della mente più o meno vivido. Alcune persone sono afantastiche, non riescono ad immaginare visioni nella loro testa. Eppure una persona fantastica può sognare, e può sognare come sogna una persona non vedente dalla nascita. Sogna in suoni, in parole, in concetti. Sapete che durante la diffusione della TV in bianco e nero moltissime persone sognavano in bianco e nero? E che chi vive in un altro paese abbastanza a lungo inizia a sognare nella lingua di quel paese? Nel corso della giornata il cervello accumula dei dati che vengono memorizzati a breve termine, e quando si va a dormire questi dati vengono quasi tutti scartati, dimenticati, ma una piccola parte viene passata nella
nella memoria a lungo termine, dove rimarrà stabile. Il criterio per il passaggio a lungo termine lo sapete tutti: la ripetizione, più evochi un ricordo più le connessioni sinaptiche vengono rafforzate, e l'emotività, ricordi che comportano emozioni sono evoluzionisticamente più utili. Il sonno è collegato alla memoria. Numerosi studi evidenziano che dormire molto prima di un esame aiuti la performance e che un sonno stabile ogni giorno aiuta la memoria e la preservazione neurologica stessa. C'è una importante funzione riparativa che avviene durante il sonno. Di conseguenza il cervello, come tutti gli organi del corpo, è attivo e questa attività lo consuma ed è necessario ogni tanto sistemarlo. Il sonno è il momento in cui avvengono queste riparazioni, queste manutenzioni, e tra queste c'è il trasferimento nella memoria a lungo termine. Il sogno è un fenomeno emergente che avviene quando questo trasferimento e questa rielaborazione delle memorie arriva a livello conscio, solitamente durante la fase REM. Questo è il motivo per le caratteristiche del sogno. Primo, i sogni sono una serie di sequenze senza senso, a volte sconnesse tra loro. In un attimo sei in un hotel infinito e nell'attimo dopo ti ritrovi a scuola quando eri piccolo. Il motivo è che stanno venendo processati un sacco di dati emotivi, visivi, uditivi in maniera non sequenziale, venendo collegati ad altri dati. Questo è il motivo per cui i sogni sono così anche illogici. Ti capita di vedere tua madre che però non è davvero tua madre. Ti capita di vedere un essere che poi si trasforma in un altro essere, e queste violazioni continue della logica, che non sorprendono il sognatore, sono dovute al fatto che il sogno è un tuo essere spettatore di un enorme frullatore di ricordi. Questo è anche il motivo per cui i sogni sono rapidissimi da dimenticare, a volte pochi secondi dopo la veglia, perché il sogno consiste proprio nello svuotare la memoria a breve termine spostandola sul lungo termine, e i sogni e i ricordi sono quelli così emotivi che rimangono impattanti sul conscio. Un sogno, per essere ricordato, deve essere in qualche modo emozionante. Il motivo è che, stando all'elettroencefalogramma, il sogno REM ha una funzione conscia simile a quella della veglia, basti analizzare le onde, e dunque è possibile avere esperienze fenomenologiche. Ma per dare un assist al buon Freud, sembra che la sua teoria sul fatto che durante il sogno il superio sia più spento del solito, permettendo al subconscio di emergere in tutta la sua irrazionalità, abbia un fondo di verità. Infatti il pattern elettrico del cervello in REM è molto più disordinato di quello durante la veglia, salvo per i sogni lucidi. E le aree più attive durante il sonno sono quelle collegate alle emozioni, tutto il circolo limbico, tra cui quelle sessuali. Di contro, la corteccia prefrontale, che è universalmente considerata la cosiddetta sede delle buone maniere, la cosa più vicina al superio freudiano, è poco attiva durante la fase REM. Insomma, tutto combacia. Il non REM, invece, è deputato alla riparazione delle connessioni cerebrali e alla manutenzione delle protezioni chimiche delle stesse. Ricordiamo che questa è statistica e ci sono persone che riescono a sognare in fase non REM, seppur raramente. Infatti questo processo richiede una oscillazione tra le due fasi, le cui differenze diventano sfumate in termini di funzioni. Anche la teoria evolutiva sembra supportare il modello freudiano, visto che il processo del sogno sembra partire dal tronco encefalico, che è la porzione più primitiva del nostro cervello, e sappiamo che sicuramente i mammiferi sognano, non soltanto gli umani. Non sappiamo se i non mammiferi sognano, forse alcuni uccelli sembrano avere qualcosa di analogo al sogno REM, sicuramente animali troppo primitivi è difficile che sognino. A darci una ulteriore catena, per chiudere il tutto, c'è anche il fatto che gli astrociti non solo proteggono i neuroni, ma li spuntano. Sì, avete capito bene, tagliano connessioni sinaptiche obsolete, e questi processi riparativi e di manutenzione del cervello avvengono soprattutto durante la fase non REM, e diversi studi hanno fatto notare che i segnalatori emessi dagli astrociti corticali favoriscono il sonno non REM. È dunque possibile che, a seconda dello stato del cervello e del bisogno di riparazione, gli astrociti, come una sorta di esperto delle pulizie, possa dire alla direzione "ci serve più sonno" oppure "ok, abbiamo finito". Bene, ora che abbiamo appurato il funzionamento neuroscientifico di quello che è il sonno, di quello che sono i sogni, e ci siamo resi conto che Freud prende a piene mani dal Talmud babilonese, abbiamo bisogno di mettere un po', le carte in tavola e capire di che cosa parla l'interpretazione dei sogni effettivamente. Questo libro cerca di dare supporto alle libere associazioni, cerca di trovare dei significati
inconsci a elementi apparentemente ingenui, apparentemente scollegati. E ricordatevi che tutta la psicanalisi si basa sul fatto che niente può essere dato per scontato. Atteggiamenti, l'abbiamo visto con i lapsus, no? Con le sbadataggini, non sono cose, non sono inezie, non sono cose da nulla. Lo stesso vale per il mondo onirico che Freud ha scavato, vagliato, no? Sminato nella maniera più viscerale e profonda possibile, ed è riuscito a rendersi conto di una cosa fondamentale, ovvero può essere fatto un lavoro onirico, posso decrittare i messaggi presenti all'interno dei sogni. Ora che vogliamo avvicinarci a una vera e propria analisi del sogno, perché questo è quello che ci vuole dare Freud in mano con questo volumone, perché insomma bello tosto, può leggerlo chiunque, però vi dico non è proprio semplicissimo e non sempre è piacevolissimo. Comunque abbiamo due tipi di contenuti per quanto riguarda il sogno: il contenuto manifesto, cioè quello che vedo effettivamente, ciò che è di comprensione immediata, e il contenuto latente, cioè che cosa quel sogno potenzialmente nasconde a livello significativo, simbolico. Nel primo caso, se io ad esempio sogno di essere andato a mangiare un gelato con un amico e il gelato era al gusto fragola, non mi sembra che il contenuto abbia bisogno di chissà che cosa, no? In termini di interpretazioni. Nel secondo caso, il contenuto invece latente potrebbe farmi andare un pochettino più in profondità. Perché proprio il gusto fragola? Perché proprio quell'amico? Perché ci sono dei dettagli nel sogno che iniziano a sfumare, tanto è vero che è difficile che i sogni siano veramente logici. Ad esempio i borderline fanno una gran fatica a sognare, e quando la terapia funziona nel borderline, questi riprendono a sognare, no? Ad avere quella vividità di immagini durante il sonno. Una volta che noi decretiamo che ci sono degli elementi nascosti, possiamo effettivamente avvicinarci a una vera interpretazione. Tutti i sogni sono interpretabili? Non per forza, e non per forza il contenuto latente è un contenuto di vera rilevanza. Nel caso specifico esistono anche dei sogni, come ad esempio i sogni di comodo, nei quali noi ad esempio abbiamo fame e sogniamo di mangiare. È molto comune infatti, no? Sognare di andare in bagno per poi svegliarci e renderci conto che in bagno ci dobbiamo fisicamente andare, o la stessa cosa vale per la fame, però è molto comune per quanto riguarda i bisogni fisiologici. Perché si chiama sogno di comodo? Perché nella mia testa sopperisco a un'esigenza senza dovermi svegliare, e questo è molto interessante, molto anche esaustivo. Chiaramente prima o poi mi devo svegliare, ma il sogno è di comodo perché mi garantisce posticipa la sveglia di qualche secondo, di qualche minuto, perché mi sto veramente godendo il sonno profondo, e questo è un esempio interessante. Sulla base di tutto questo esistono delle leggi che ci permettono di decrittare il contenuto latente. Perché nei sogni si mischiano le cose? Perché avviene il processo di condensazione, cioè metto più elementi in una sola persona, in un solo oggetto. Vedo la mia fidanzata attuale che ha connotazioni di amici, ex fidanzate, il capo, che possono essere fisici o psichici, questi dettagli. E la condensazione è anche un modo per non farmi arrivare direttamente a ciò che il sogno mi vuole comunicare. Dopodiché abbiamo lo spostamento, ovvero noi togliamo la carica pulsionale da un oggetto e la spostiamo in un altro. Perché se io desidero una macchina, mi vedo in un sogno cavalcare. L'esigenza del nascondere o non rendere noto qualcosa è basato su un principio fondamentale. Per Freud i sogni sono il tentativo di realizzare dei desideri impliciti, inconsci, che ognuno di noi ha, di quali possiamo essere più o meno consapevoli, e nella soddisfazione del desiderio delle volte rischiamo di sentirci in colpa. Se io sono fidanzato ma sogno di uscire con un'altra ragazza, è probabile che io mi faccia due domande, e questa cosa qua potrebbe essere di danno alla mia relazione, potrebbe mettermi a disagio, dire cavolo, perché sto con A e invece vorrei uscire con B. Di conseguenza i sogni un po'
essendo il superio nascosto, addormentato, mi permettono di far fuoriuscire del contenuto presente nel mio inconscio che qualcosa cerca di comunicarmelo. Dopodiché abbiamo la drammatizzazione, cioè tante volte i contenuti emotivi sono sparati a cannone anche se non c'è la reale esigenza, però è un sogno della parte bella del mondo onirico, mettiamola così. Esiste la simbolizzazione, comunissima in tutto quello che abbiamo visto fino adesso di Freud, cioè io simbolizzo attraverso qualcosa che mi rimanda a un altro significato. No? La lancia di San Giorgio che uccide il drago potrebbe essere, per quanto mi riguarda, la rappresentazione o di un potenziale desiderio sessuale o di un potenziale desiderio mortifero verso qualcun altro, magari verso un altro uomo, potenzialmente. Però questa cosa qua io la vedo in questo modo. La volta scorsa abbiamo parlato di Didone ed Enea, no? Quando abbiamo fatto 2 volte fa, mi sa, quando abbiamo parlato della psicopatologia della vita quotidiana, no? Quel ricordo simbolizzato che la ragazza in questione continuava ad avere in testa. Dopodiché abbiamo la rielaborazione secondaria. Io mi sveglio, essi e Superio tornano in fase, ok? Per cui automaticamente ritornano allineati, non c'è più l'abbassamento che si ha quando si inizia a dormire e improvvisamente avviene un processo di censura nei confronti del ricordo, del sogno, per evitare che tutto il contenuto fuoriuscito dall'inconscio poi mi raggiunga anche nel mondo della veglia, cosa che potrebbe danneggiarmi profondamente. Bene, sento di non avere altro da aggiungere, per cui io vi ringrazio per la vostra attenzione e spero che questa joint venture, usiamo un termine moderno, vi sia piaciuta. Grazie al supporto di Morte Bianca e di Nicola Camerlengo abbiamo non soltanto affrontato il libro L'interpretazione dei sogni per quelli che sono i punti più importanti, perché l'opera è grande ma ricchissima di esempi di decrittazione di sogni che vi invito a leggere. Però in questo caso ho scelto di avere un approccio un po' diverso, perché è corretto fare una buona analisi del libro, però ritengo da professionista che sia giusto cercare di rompere un po' quello che è il limite, quella che è la barriera, e farvi capire per quale motivo Freud ha avuto così tante idee brillanti. Cioè il Talmud è stato veramente per lui una guida e ritengo indispensabile esserne a conoscenza. Bene, detto questo io vi ringrazio e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti.